Eccoci qua, comincio oggi ufficialmente a condividere dei contenuti sul canto con dei video online. Mi piacerebbe per i prossimi video rispondere a delle vostre domande, per cui questo è un invito ufficiale. Fatemi delle domande così almeno io so che cosa trattare e ho una finalità. Dovendo cominciare oggi ho scelto io la domanda che mi viene fatta più spesso per avere qualcosa di cui parlare e rompere un pochino il ghiaccio con voi. Oggi risponderò a questa domanda che mi viene fatta spessissimo in sede di masterclass. La domanda è: fa male distorcere la voce? La risposta è anche no. Ora, distorcere la voce per molti di noi è anche un atteggiamento assolutamente naturale. Lo facciamo in atti di gioia, lo facciamo quando sbraitiamo a un concerto, lo facciamo anche quando siamo arrabbiati. Quindi forse la domanda giusta è: esiste un modo di distorcere la voce e utilizzare questo tipo di suoni con dei fini professionali e artistici senza farsi male? Fu proprio questa domanda a muovermi circa 10-12 anni fa, per cui ho avviato questi studi sia da un punto di vista pratico che da un punto di vista teorico per cercare di avere una risposta. Quindi mi sono sottoposto a degli esercizi che ho sperimentato da solo, chiaramente monitorando il comportamento delle mie corde vocali e il loro stato periodicamente. E alla fine, dopo un percorso che ha durato degli anni, riuscivo a controllare con una certa sicurezza un buon repertorio di suoni distorti senza ferirmi. Le mie corde vocali erano sempre in un ottimo stato anche nei periodi in cui avevo un'intensa attività studio live. E questo fu un primo step di quello che sono stati gli studi, perché poi dopo è arrivata la curiosità di alcuni dei miei allievi, di alcuni dei miei studenti che si sono voluti sottoporre per imparare a fare questi suoni, e sono stati fondamentali perché è lì che effettivamente mi sono reso conto, ci siamo resi conto, che non era un talento mio personale quello di riuscire a distorcere la voce in quel modo e per così tanto tempo, ma effettivamente è una cosa che chiunque può fare, basta imparare la tecnica per farlo. Quindi ricapitolando, in un primo momento sono stato io a fare gli esperimenti sulla mia voce ed è andata bene. In un secondo momento sono arrivate le prime cavie ed è andato tutto bene. Il terzo momento, che comincia 3 anni fa, quando l'Accademia Lizard abbraccia questo tipo di approccio, le cavie sono diventate tantissime. Quindi adesso siamo in molti a riuscire a fare questi suoni e siamo tutti sani. Quindi devo rispondere a questa domanda. La risposta è definitivamente sì. Si può distorcere la voce in modo professionale e senza farsi del male. Dobbiamo solo imparare la tecnica giusta per farlo. Quella che voi pensate essere la tecnica più usurante, o quantomeno così mi è parso, e parlo di set crunch, è in verità una delle più economiche e vi posso assicurare che è meno usurante di un belting. Tanto è vero che posso riportare la testimonianza dei miei studenti che dicono che in una serata in cui non si sentono particolarmente in forma preferiscono fare appello a un set crunch piuttosto che a un suono pulito, e condivido perfettamente. Ovvero, preferirò fare alright piuttosto che alright, che mi costa molta più fatica. Questo perché? Beh, c'è un motivo. Il motivo è che la somma di armonici e di rumore, insieme al suono pulito, che vado ad emettere con questo tipo di suono, ha una carica psicoacustica talmente importante che non ho bisogno di spingere questo suono perché sia tanto voluminoso, ovvero in realtà sto cantando piano. Sebbene questo sembri altrettanto strano come altre cose, è esattamente quello che avviene. L'esempio lampante ce l'ho utilizzando il set crunch all'interno di un genere estremo, ovvero faccio in modo che si percepisca pochissimo la nota in favore di puro rumore. Credo che questo suono venga definito da alcuni raw vocals e più o meno a questa resa. Non sto assolutamente gridando, ma la resa è devastante perché la carica armonica è veramente abbondante. Se vogliamo poi parlare di quanto questo suono possa essere tenuto nel tempo, io non l'ho mai misurato, ma si tiene veramente tantissimo, non costa niente. Anche la possibilità di passare a un vero e proprio set crunch. Ammetto che questo suono lo adoro, è probabilmente il mio miglior amico in quanto tecnica di canto, anche perché offre un sacco di possibilità. Ad esempio potrei distorcere tantissimo un suono come ho appena fatto, passare ad un vero e proprio set crunch dove si percepisce bene la nota, fino ad arrivare a un suono pulito in modo da trasformare gradualmente la mia voce. Insomma, è una figata. A questo punto io spero di aver cancellato le vostre paranoie, quantomeno nei confronti dello studio di questa tecnica. Devono rimanere invece ben presenti le paranoie sul fatto che se non studiate queste cose probabilmente vi faranno non male, malissimo, perché facendole in modo naturale sono legate a degli atteggiamenti estremi. Quindi un grido, ecco, effettivamente gridare porta via la voce, per cui
noi stiamo parlando di una roba diversa, noi stiamo imparando a fare una tecnica che ha un suo tipo di percorso, un suo tipo di studio che ci permette poi di manovrarla nel modo giusto, però fino a quel momento siamo espostissimi a farci del male. Bene, ancora una volta vi invito a farmi delle domande, mi piacerebbe tantissimo fare i prossimi video con la finalità di aiutarvi direttamente sui vostri problemi, per cui mandatemi un messaggio, scrivetemi pure nei commenti, a me fa più che piacere e sarò felicissimo di darvi delle risposte. Vi ringrazio, ciao!